Siamo entrati a Kherson, l'ultimo baluardo meridionale dell'Ucraina. Quello che abbiamo visto è una città fantasma, abitata da persone che vivono come spettri, in attesa di una morte che potrebbe arrivare da un momento all'altro. I droni russi sorvolano incessantemente la città, inseguendo anche i civili, mentre i bombardamenti scandiscono le giornate senza tregua. Nessun luogo è veramente sicuro. In questo video scoprirete la vita estraniante e surreale degli abitanti di Kherson, una città devastata dalla guerra da quasi 3 anni. Un racconto, questo, per capire come si sopravvive in un luogo dove il conflitto è ormai diventato la normalità. Beh, se nelle vicinanze c'è uno sparo, un colpo ha un po' paura. Se i colpi sono lontani, allora è più o meno normale. Spesso danno semplicemente la caccia alla gente in bicicletta. Ebbene, che razza di militari girano con una giacca in bicicletta? Chi va in bici viene inseguito dai droni. Anche i tassisti sono solo alla guida di un'auto bianca. Li colpiscono dall'alto e li inseguono fino a che non li prendono. È una cosa insopportabile. Prima di iniziare vorrei fare un grandissimo ringraziamento a chi ha reso possibile la realizzazione di questo progetto, che è un progetto complesso ed economicamente impegnativo, ma che comunque rimane libero e gratuito per tutti voi. Umami. Ecco, quante volte vi siete trovati a fine giornata senza idee per la cena, con poco tempo e zero voglia di cucinare? Io personalmente quasi ogni sera, tra reportage e ore dedicate ai video di Nova Alexio. Ed è qui che entra in gioco Umami. Con Umami non dovrete preoccuparvi né di fare la spesa, né di cucinare, né di capire se quello che mangiate sarà sano o bilanciato, perché effettivamente lo è. Umami funziona come un abbonamento mensile. Con soli 199 euro riceverete fino a 40 pasti al mese che saranno consegnati direttamente a casa vostra. Ma attenzione, per voi che seguite Nova Alexio c'è uno sconto straordinario. Il primo mese di abbonamento, con 40 pasti al mese, sarà disponibile a soli 100 euro. È praticamente un mese di spesa quasi regalato e vi posso assicurare che il menù offerto è vario e gustosissimo. Per chi ama piatti pronti, bilanciati e vegetali ma non ha sempre il tempo di cucinare, Umami è un vero lusso. Ed è facilissimo, scegliete il piatto che preferite, lo riscaldate e fatto, pronto da mangiare. Se volete iniziare l'anno nuovo con i migliori propositi e con il primo mese a soli 100 euro, basta cliccare su questo link esclusivo che trovate anche in descrizione del video e iscrivervi compilando il questionario. Però attenzione, il servizio Umami è molto richiesto, quindi è stata introdotta una lista di attesa per garantire la disponibilità dei pasti. Pertanto chi prima si registra, prima potrà usufruire del servizio a queste condizioni incredibili. La promo ha validità limitata fino a domenica 12 gennaio 2025. Quindi se apprezzate il lavoro di Nova Alexio e volete contribuire a far crescere i nostri documentari, date un'occhiata al sito di Umami nel link. Sostenendo Umami, aiuterete anche noi a continuare a raccontare storie straordinarie da ogni angolo del mondo. È un piccolo gesto che fa una grande differenza. Sono in missione per conto di Simone Guida del canale Nova Alexio. Questo è Viktor Sajenko, un reporter di guerra lettone. Vive e lavora a Odessa, città che non è certo esente da continui bombardamenti. Tuttavia noi abbiamo chiesto di andare 200 km più a est, verso Kherson, per documentarci una situazione che lo stesso Viktor ci dice essere ben peggiore di quella di Odessa. Io sono di Odessa, quindi il mio piano originale era di andare a Kherson ieri, dato che pioveva, e quando piove è tutto molto più sicuro, perché i russi monitorano tutto con i droni. Ma non è stato possibile perché la notte prima la casa della mia ragazza è stata bombardata da droni kamikaze russi. E abbiamo passato tutto ieri a rimuovere detriti, pezzi di vetro, perché era un disastro totale. Quindi vado oggi. Questa è la strada che ci porta da Nikolaev a Kherson. Tutto qui è stato danneggiato ed è ancora danneggiato, come potete vedere, anche se un po' l'hanno sistemato. Questo è il punto in cui, all'inizio dell'invasione su larga scala, si trovava la linea del fronte tra russi e ucraini. Quello che non mi piace è che oggi c'è troppa luce, c'è troppo sole, il che non va bene per la presenza di droni FPV. Kherson è il capoluogo dell'omonimo oblast ucraino che confina con la Crimea, regione sotto occupazione russa dal 2014. Grazie al vantaggio geografico con l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la Russia ha impiegato una singola settimana per occupare l'intero oblast e conquistare Kherson. Kherson è rimasta sotto occupazione russa per 9 mesi, fin quando la controffensiva dell'esercito ucraino non ha rispedito i russi al di là del fiume Dnepr. L'esercito russo occupa tutto l'oblast di Kherson, ma soltanto fino al Dnepr. Si tratta di una perdita importante, perché con 2 milioni di ettari di terra arabile, quest'oblast contribuiva enormemente alla produzione agricola ucraina. L'Ucraina, dicevamo, è riuscita a riprendere soltanto i territori al nord del Dnepr. Di conseguenza, Kherson si trova proprio sulla linea del fronte. A separarla dall'esercito russo c'è soltanto il paludoso delta del Dnepr.
ed è il motivo per cui è soggetta ad attacchi giornalieri. Lascerò la mia macchina alla periferia di Kherson perché la mia macchina è grande ed è nera e sembra un mezzo militare. Il che non è una cosa buona se si è a Kherson. Quindi mi muoverò con un taxi del posto. Una macchina più semplice che non attragga l'attenzione come la mia. Come vedete le strade sono quasi vuote perché le persone hanno paura di uscire di casa a causa dei costanti bombardamenti d'artiglieria e dei droni russi. Ed era in passato anche una città abbastanza grande, con quasi 300.000 abitanti. Questo prima dell'invasione russa. Ora sembra quasi una città fantasma. Non esistono statistiche precise, ma attualmente la popolazione di Kherson si sarebbe ridotta a soli 70.000 abitanti. La piazza della Libertà di Kherson un tempo era piena di persone, ora è completamente vuota. È vicino al fiume e ci sono poche persone per strada. Anzi, ora è così. Non c'è proprio nessuno in giro. Vicino al fiume non c'è nessuno, niente macchine, solo cani randaggi. Artiglieria in azione. È vuoto. Macabro. Niente bambini, nessuno sta giocando. Non c'è nessuno. Considerando che è pure sabato. Come ha detto Victor, le persone hanno paura di uscire di casa, perché anche se non sembra, il pericolo è costante. Questo strumento Arrakis mostra quanti droni ci sono nei paraggi. Quindi ora, come vedete, ci sono 2 droni FPV e entrambi sono molto vicini. Sono sorpreso che non li riesca a sentire. Forse sono troppo in alto in questo momento. Certo, delle persone per strada ci sono e Victor decide di intercettarne qualcuna per fare delle domande. Lei, ad esempio, è Irina, originaria di Kherson, vende giocattoli e non sembra essere troppo turbata. Quanti bombardamenti ci sono al giorno? Beh, praticamente ogni giorno. È diventato la norma. Può dirmi com'è cambiata la sua vita di ogni giorno dall'inizio della guerra? Com'è cambiata? All'inizio era davvero spaventoso. Siamo finiti sotto occupazione russa. Non mi sono sentita molto a mio agio nel dover andare via. E nel passare tutti i checkpoint, anche quando venivano a controllare i documenti, portavano via le persone, scattavano foto. Non era un bel momento. Quando Kherson è stata liberata, siamo andati prima a Odessa. Non avevamo neppure il riscaldamento, faceva molto freddo. Ora, potreste chiedervi, se Kherson è praticamente al centro di un fronte di guerra, posto sotto attacco con tanta frequenza che la gente non esce di casa, perché rimanere a vivere in questa città? Lo capiremo meglio più avanti. Mentre Victor cammina per il centro di Kherson, uno spazio quasi irreale segnato qua e là dalla distruzione, incrocia casualmente Kira, una studentessa che sta svolgendo il tirocinio in uno studio dentistico. Kira accetta di raccontarci come si vive in una città devastata dalla guerra. Ora sto studiando a distanza. È un po' difficile perché non c'è sempre l'elettricità, non c'è sempre un collegamento stabile con gli insegnanti. A livello psicologico non ce la passiamo benissimo, perché ogni volta che vado al lavoro c'è sempre qualcosa che vola, qualcosa che esplode e ogni volta mi ripeto non andrò più lì, mi licenzierò perché non posso più camminare, ho paura. E quando le persone arrivano in studio non hanno reazioni normali. Per esempio lo strumento dentistico che usiamo emette un suono ronzante, diciamo così, quindi la gente già ha paura. E quando all'improvviso sentono qualcosa ronzare pensano sia un drone o chissà cosa. Poi Kira ci racconta un aneddoto su cui è bene soffermarsi. Prima dell'inizio dell'occupazione russa sono andata a studiare al Khmelnytsky College come dentista igienista. Beh, io ho fatto solo un esame. Non sono andata oltre perché c'erano tanti episodi di bullismo da parte dei compagni di classe. Io sono di Kherson. Pensavano che la guerra fosse iniziata a causa nostra, perché parliamo la lingua russa. Qui dobbiamo specificare una cosa importante. Gli intervistati che compariranno in questo video parlano come prima lingua il russo. Difatti, così come a Donetsk, a Luhansk e soprattutto in Crimea, nell'oblast di Kherson una larga parte della popolazione parla russo, poiché influenzata dalla cultura russa da più di 100 anni. Questo però non vuol dire, come sostiene la propaganda del Cremlino, che Kherson debba trovarsi sotto la sovranità della Russia.
Nel 1991 il 90% della popolazione dell'oblast si proclamò a favore dell'indipendenza dell'Ucraina e un sondaggio del 2014 rivelò che sempre il 90% degli abitanti rifiutava con forza l'idea di un'eventuale annessione a Mosca. Ciononostante, l'occupazione è arrivata lo stesso e, in una tragica ironia del destino, quella popolazione russofona che il governo russo proclama di voler proteggere a tutti i costi viene ora colpita dai droni di fabbricazione iraniana, usati proprio da chi afferma di agire in suo nome. Non a caso, resti di droni rinvenuti sul territorio ucraino, come questi qui, mostrano chiaramente parti e iscrizioni in cirillico tipiche della denominazione russa per i droni iraniani, tipicamente gli Shahed 136 e 131. E così, dal marzo al novembre 2022, l'esercito russo a Kherson ha tentato di stringere rapporti con le autorità locali filorusse, confinando gli abitanti con la minaccia delle armi e iniziando a controllarne movimenti e comunicazioni. C'è stato un caso. Un paziente è arrivato, lui è stato trattenuto dall'esercito russo, per così dire. Ed è stato picchiato così, senza motivo. Lo deridevano. E così è venuto da noi, per farsi curare i denti. Siamo rimasti seduti per 2-3 ore, solo per fare un'incisione. Perché lui era completamente irrigidito, pensava che gli avremmo fatto male, pensava che lo avremmo torturato con scariche elettriche, sebbene non sia una cosa che avremmo mai fatto. Tutto ciò lo sa bene Alexei, un avvocato che si è reinventato videomaker, che durante l'occupazione russa andava in giro in bicicletta per Kherson a registrare filmati con una piccola videocamera montata sul manubrio della propria bicicletta. A Kherson sull'occupazione si avevano poche informazioni, specialmente sui media occidentali. E ho capito che bisognava rimediare. E poiché avevo contatti con giornalisti e questi volevano informazioni, mi chiamavano spesso, al che pensavo perché non dar loro ciò che stavo registrando. Non avevo paura. Era qualcosa che andava fatto e per me era normale. Dovevo solo andare in bicicletta e scattare delle foto. Ma una volta ho avuto molta paura, fu quando fu organizzato il referendum e i russi pattugliavano tutta la città. Io filmai comunque un paio di seggi elettorali imbastiti per il referendum nei pressi di un teatro. Sì, è stato spaventoso. Mi ricordo che andavo in bicicletta sulla nostra via pedonale, via Suvorov. E proprio nel bar dove di solito mi compro un gelato c'erano 10 ceceni. Erano seduti e mi sorridevano. Alexei fa riferimento al referendum farsa indetto dalla Russia a Kherson sul finire del settembre 2022, volto ad annettere l'oblast con il supporto della popolazione locale. Il sì, guarda caso, aveva vinto con l'87% dei voti. E cos'altro puoi votare se ti puntano contro un fucile? Mancava poco che raggiungessero il 103% dei consensi, come nelle elezioni del re dei re, Teodoro Obiang in Guinea Equatoriale. Comunque, andato via l'esercito russo, le minacce non sono scomparse, anzi, sembrano essersi amplificate. Qui ci nascondiamo quando i colpi sono troppo vicini. È una panic room. Alexei ha assistito all'attacco di un drone che ci mostra sul suo telefono. Tutti sono scappati. Il serbatoio del gas è esploso, sono scappati da dietro. Li hai aiutati a spegnere l'incendio? Sì, certo. Cos'altro potevo fare? Olga invece ha visto la sua stessa macchina venire colpita mentre stava facendo la spesa e ci racconta qualcosa di inquietante. Vedono bene che si tratta di civili, perché dopo l'esplosione dell'auto ho camminato molto. Vado a piedi dalla fermata dell'autobus. Un uomo accompagna la moglie in una vecchia auto, attraversano la strada e un drone spicca il volo. Il drone ci vede, inizia ad avvicinarsi e noi scappiamo verso gli alberi più vicini per qualche metro. Il drone è sceso alle nostre spalle. È solo una caccia alle persone, soprattutto alle fermate degli autobus di Antonovka. Molto spesso, se le persone sono in piedi alle fermate, le colpiscono alle fermate in modo che ci siano più feriti. Antonivka è un sobborgo di Kherson ed è una zona ancora più pericolosa perché è collegata con un ponte direttamente alle aree dell'oblast controllate dall'esercito russo. Più che altro si tratta di terrore psicologico per terrorizzare la gente, per incutere timore, mostrare che possono fare qualsiasi cosa. È terrore, terrorismo nei confronti di gente pacifica, paura e panico. E Olga non è l'unica a pensarla così. Infatti Viktor riesce a farsi ospitare dalla famiglia di Nadia, una donna che vive nei pressi del Dniepr assieme a suo marito Volodymyr e a sua figlia Nastia. A casa c'è anche Svetlana, una vicina di casa e amica di Nadia, che purtroppo una casa non ce l'ha più. Il giorno in cui casa sua è stata distrutta, ha perso anche il marito. Quando il mortaio è partito stavano andando a pranzo. Mio marito è entrato in auto e il mortaio l'ha colpito. È rimasto ucciso e l'auto è andata a fuoco. Ha preso fuoco assieme a lui.
Mio marito è morto così. Quest'anno avrebbe compiuto 45 anni. Ci sono molti colpi di mortaio nelle case private, in case dove vivono solo persone tranquille. Sentendo questi suoni si capisce subito cosa arriva. Che si tratti di un drone pronto all'attacco o in perlustrazione. Se è pronto all'attacco il rumore emette una vibrazione, se è in perlustrazione il rumore è leggero. I nostri ospedali sono sovraffollati di feriti a causa dei droni. Le persone sono rimaste con gravi disabilità. Alcuni rimangono senza gambe, altri senza mani. È terrificante davvero. Da un lato abbiamo la sensazione di essere come in un safari umano. Corriamo di cespuglio in cespuglio, di albero in albero. Non è quindi così assurdo pensare che a Kherson sia in atto una caccia all'uomo per spaventare le persone. Una caccia all'uomo con cui tutti, nessuno escluso, hanno imparato a fare bene i conti. E gli attacchi continui causano un altro problema non indifferente. Non ci sono lavoratori del servizio pubblico, né elettricisti, né lavoratori del gas, né fornitori di acqua. Nessuno vuole recarsi nella nostra zona. Il che vuol dire che la comunità locale deve fare affidamento soltanto su se stessa. E ricordate la domanda che vi ho fatto prima, cioè perché una persona dovrebbe rimanere a Kherson nonostante droni e missili? Ecco, ognuno ha le sue motivazioni. Qui si vive in qualche modo una vita normale. I bambini corrono nei negozi e giocano nei giardini. Mi sveglio pensando che oggi è un altro giorno in cui sono viva. Mi sveglio con il pensiero che ci sono persone che hanno bisogno di aiuto. Devo andare dai pensionati, dai disabili, dalle persone con scarsa mobilità per aiutarli, tener loro compagnia e portargli qualcosa. Ciò che mi tiene a galla è che la gente si fida di me, crede in me. Certo, questo non vuol dire che essere rimasti sia semplice. Bisogna fare i conti con i propri fantasmi e con la solitudine. Hai ancora degli amici o ognuno ha preso la propria strada? Sono tutti andati in città diverse, alcuni sono andati all'estero. Qui sono rimaste pochissime persone e non c'è davvero nessuno. Parli con qualcuno? Come ti senti? Non esci ogni tanto fuori a farti una passeggiata, giusto? A volte porto fuori il cane, ma per il resto sto a casa. Nastia fa un accenno al fatto che possiede un cane. A prima impressione può sembrare un'informazione superflua, ma non lo è. Dopo aver fatto visita a Nadia, Victor riprende la macchina e si dirige a nord, verso Chornobaivka, un altro sobborgo immerso nelle campagne di Kherson, dove incontra Maria, una donna che gestisce un rifugio per cani. Il suo lavoro qui è molto importante. Le persone se ne vanno dai posti bombardati, dove tutto viene distrutto. C'è un sacco di animali abbandonati nei luoghi bombardati e abbandonati dalle persone. È molto difficile trovare una sistemazione per questi animali. Molti di questi non li vuole più nessuno. La gente scappa all'estero. Ed è molto costoso richiedere la documentazione per partire a lungo termine. Sono rimaste poche persone e tutti quelli che sono andati via mi hanno chiesto di badare ai loro animali. Sono riuscita a salvarne molti. Molto spesso, dice Maria, sono gli stessi militari a portarle i cani, che non di rado arrivano in condizioni tremende. Li curiamo, li nutriamo, li vacciniamo, li sterilizziamo. In sostanza un servizio completo. Per chiunque volesse donare al canile di Maria, trovate in descrizione il link PayPal che la aiuterà a tenere in piedi un'attività che ha bisogno del maggior sostegno possibile. Grazie. Comunque, quello dei cani randagi può sembrare un problema secondario, quando c'è la vita delle persone in gioco, ma comunque è indice della devastazione del grado di abbandono di queste aree. Chornobaivka, ad esempio, è stato teatro di duri bombardamenti sia da parte russa che ucraina, perché accanto al suo centro abitato sorge, o meglio, sorgeva, l'aeroporto internazionale di Kherson. Non ci sono luoghi sicuri nelle città, neanche nelle periferie. Questa è la realtà in cui viviamo. Viviamo alla giornata. Non abbiamo alcuna certezza. La morte può arrivare in qualsiasi istante, in qualsiasi punto, nessuno può saperlo. E tu alzi le spalle e pensi: quando finirà tutto questo? Le persone smetteranno di morire? Gli animali smetteranno di soffrire? A breve Donald Trump inizierà ufficialmente il suo mandato come presidente degli Stati Uniti, con la promessa che farà finire la guerra in Ucraina in un lampo. Noi possiamo farci un'idea di questa promessa, e va bene. Ma cos'è che ne pensano davvero gli ucraini, in questo caso a Kherson? Sicuramente le opinioni sono diverse. Penso che riflettere su chi sia Trump e su cosa farà rientri nella categoria della religione. Ognuno pensa quello che vuole. Penso che Trump, quantomeno,
abbia mostrato a tutti che è davvero intenzionato a porre fine alla guerra. Nessuno sa se lo farà davvero, ma ho la sensazione che ci saranno dei cambiamenti. Penso che presto tutto finirà. Un giorno la guerra finirà e sono sicura che finirà con la vittoria dell'Ucraina. Non voglio una tregua, voglio solo che tutti i territori occupati, presi illegalmente, siano restituiti all'Ucraina, in rispetto della legge. Non voglio essere sottomessa a qualcuno o a qualcosa. Voglio vivere in un'Ucraina libera, in un paese in cui si ha il diritto di voto. I fronti di guerra qui in Ucraina potrebbero cambiare da un giorno all'altro, anche se tutto sembra fermo, in stallo. Per gli ucraini Kherson è proprio così. Il tempo si è fermato, ma la loro esistenza potrebbe terminare da un momento all'altro. E alla fine sì, è proprio vero che la guerra, dovunque essa si trovi, non cambia mai. A rimetterci sono sempre le persone normali, per la follia di pochi potenti, per aspera.